Ciao a tutti, bentornati su Segreti Turchi. Se amate le storie che svelano ciò che si nasconde dietro i riflettori, iscrivetevi e lasciate un like. Oggi vi portiamo nel cuore di un terremoto mediatico che ha scosso fan e addetti ai lavori. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore. La nuova fidanzata di Bahar Arduk ha finalmente deciso di parlare, e le sue parole hanno colpito come un fulmine a ciel sereno. In un'intervista carica di emozione, ha detto con voce ferma ciò che molti temevano e altri si aspettavano: sono stanca di vivere all'ombra di Elçin Sangu. Bastano poche sillabe a far risplendere, dolorosamente, il ricordo di una delle coppie televisive più amate della nostra epoca, Bahar Arduk ed Elçin Sangu, il duo capace di trasformare ogni scena in una scintilla capace di incendiare l'immaginazione dei fan. Tutto è iniziato giorni fa, quando Bahar è stato visto a passeggio per Istanbul insieme alla sua nuova compagna. Le foto, tenerezze sussurrate più che esibite, sono diventate virali in pochi minuti. Alcuni hanno applaudito il fatto che Bahar stesse andando avanti, che avesse ritrovato un sorriso sereno accanto a una persona diversa. Ma altri hanno reagito come se il tempo non fosse mai trascorso. Il confronto con Elçin è scattato all'istante, commenti sovrapposti, immagini accostate, video montati uno sull'altro, come se ogni passo di Bahar dovesse per forza essere ricondotto a quel capitolo irripetibile. Per molti, l'alchimia nata tra Bahar ed Elçin sul set rimane un miraggio che nessuna realtà può raggiungere. Per la nuova fidanzata, però, quel miraggio è diventato una nebbia soffocante. Così, quando le è stata offerta l'occasione di un colloquio con una rivista di spettacolo tra le più lette, lei ha scelto di parlare con misura, ma in modo inequivocabile. Ha spiegato di rispettare il talento di Elçin, di capire perfino l'affetto senza tempo che il pubblico nutre per quella coppia televisiva, ma di non essere una controfigura e di non voler interpretare un ruolo scritto da altri. Bahar mi ha scelto per ciò che sono, non per ciò che ricordo a qualcuno, ha dichiarato. Poche frasi e una tempesta di reazioni, la conversazione è esplosa ovunque, dai profili più grandi ai commenti più anonimi. C'è chi l'ha definita coraggiosa, chi ha visto in lei una donna sincera, disposta a mettersi in gioco a costo di esporsi alla critica. Altri, invece, hanno difeso Elçin e l'unicità del legame professionale e affettivo che l'ha legata all'immaginario pubblico accanto a Bahar, considerandolo qualcosa di inimitabile. Bahar, che raramente si abbandona a confidenze sulla sua vita privata, secondo fonti vicine avrebbe cercato di smorzare il frastuono. Pare che le sue parole, rivolte in privato alla compagna, siano state un invito alla calma, a non farsi travolgere da opinioni e giudizi, non lasciare che le voci degli altri entrino in casa nostra. Sappiamo noi cosa stiamo costruendo. Eppure, il silenzio della coppia non ha placato la sete dei titoli ad effetto. Diversi media hanno rilanciato con titolazioni che parlavano di incrinature, di tensioni appena accennate e subito ingigantite, come se una dichiarazione misurata fosse la spia di un incendio nascosto. E Elçin, almeno pubblicamente, ha preferito non aggiungere parole al chiacchiericcio. Eppure una sua storia social ha attirato l'attenzione, il silenzio ha un suo potere, ha scritto. Poche lettere, e i fan si sono messi a decifrare significati possibili. Un caso? Un gesto di eleganza? O una risposta sottile a quanto stava accadendo? I commenti si sono divisi, chi l'ha interpretato come un invito alla misura, chi l'ha giudicato un modo per alimentare senza esporsi direttamente il fuoco del dibattito. La TV non è rimasta a guardare, un noto commentatore ha parlato apertamente di guerra di percezioni. Secondo lui, l'immagine di Elçin sarebbe ancora un riflesso potentissimo nella vita pubblica di Bahar, al punto da far diventare ogni nuova mossa del suo presente un continuo rimando al passato. Persone vicine alla nuova fidanzata di Bahar descrivono settimane non facili. All'inizio, dicono, tutto sembrava semplice, quasi leggero. C'era la voglia di costruire, di trovare una quotidianità lontana dai rumor. Ma dopo ogni apparizione, dopo ogni uscita, immancabili ricomparivano i paragoni con Elçin. Come se fosse impossibile vivere un'ora senza una sovrapposizione, uno sguardo di controllo, un'ombra da oltrepassare. L'episodio che ha fatto parlare di più è avvenuto di recente, in un ristorante sul Bosforo,
Uno di quei luoghi dove le luci riflettono sull'acqua e qualsiasi sguardo racconta più di 100 parole. Chi c'era giura di aver percepito una tensione, l'aria di chi vorrebbe restare invisibile e invece sente su di sé un occhio puntato. Lei appariva turbata, Bar sembrava provare a rassicurarla, con parole calme e gesti discreti. Bastano pochi scatti, diffusi nel giro di ore, per accendere l'ennesimo dibattito. C'è chi sostiene che lei stia affrontando un'ondata di ostilità virtuale, chi la difende e apprezza la sua franchezza nell'essersi espressa apertamente. Presto, nel turbinio dei trend, le parole chiave collegate ai nomi di Bar Harduk ed Elchin Sangu tornano a dominare le discussioni. E mentre la traccia della memoria collettiva si riaccende, arriva una nuova voce, la più rumorosa. Si mormora che Bar ed Elchin possano tornare insieme in un progetto televisivo inedito. Nessuna conferma, nessuna smentita, solo il sussurro potente del desiderio dei fan, capace di trasformare un'ipotesi in una valanga. Un giornalista ha definito l'idea un coltello che riapre una ferita. Per il pubblico sarebbe un sogno. Per chi vive la vita reale di quei nomi potrebbe essere uno sforzo emotivo difficile da reggere. Nel frattempo, per sfuggire all'eccesso di attenzione, Bar e la sua compagna hanno scelto di allontanarsi per qualche giorno da Istanbul. Una fuga breve, un luogo di mare dove il vento sa ancora confondere il profumo di sale con quello della libertà. A un'amica, lei avrebbe confidato una frase semplice: avevo bisogno di respirare e mettere in ordine la testa. Anche lì, però, gli obiettivi non hanno concesso tregua. Sono stati visti camminare in silenzio tra le vie di una cittadina di costa, e le cronache hanno titolato che Bar cercava pace lontano dalla città, come se il mare potesse spegnere il brusio della rete. In parallelo, un'altra nota criptica appare sui canali di Elchin: non ogni silenzio è sinonimo di pace. E ancora una volta, come in una sceneggiatura scritta dal destino, gli spettatori si dividono tra chi legge una riflessione personale e chi vi intravede un messaggio in filigrana, diretto a chi conosce la storia dietro i riflettori. Fonti che dicono di conoscere da vicino Bar raccontano di un uomo stanco di essere trascinato indietro, deciso a difendere ciò che ha oggi senza delegittimare ciò che ha vissuto ieri. Non vuole guerre, non cerca conflitti, desidera stabilità, un passo dopo l'altro, senza tornare continuamente al punto di partenza. Eppure molti fan non riescono a lasciare andare l'immagine di quella coppia che ha segnato un'epoca della serialità turca. Una campagna sui social, il cui nome riprende il soprannome con cui i fan hanno battezzato la coppia, rimbalza di profilo in profilo con la richiesta che i due tornino insieme sullo schermo. Per i produttori, l'idea ha la forza magnetica dei record e il pericolo reale dell'instabilità emotiva. La magia che definisce un'epoca non è una leva che si tira a piacimento, e il confine tra successo e tempesta sarebbe sottilissimo. Quando le voci del possibile progetto sono arrivate alle orecchie di Bar, chi gli è vicino sostiene che lui abbia risposto senza enfasi, ma in modo limpido: non voglio rivivere il passato, la mia vita adesso è un'altra. Sono parole che pesano perché non negano ciò che c'è stato, ma riconoscono che ogni storia, per rispetto, va custodita nel suo tempo. La sua compagna, dopo la prima intervista, ha scelto il profilo basso, nessuna nuova dichiarazione, nessuna storia social, niente apparizioni ordinate per capitalizzare la visibilità. In confidenza, ripete agli amici il suo desiderio più semplice e più difficile: vuole essere riconosciuta per ciò che è, non per ciò a cui viene paragonata. Intanto, circolano insistenti voci di offerte pubblicitarie, proposte che farebbero leva sull'attenzione mediatica del momento. Lei, dicono, valuta con cautela, consapevole che ogni scelta oggi rischia di essere letta come una mossa in una partita in cui altri distribuiscono le carte. Alla fine, questa vicenda parla di amore, ma non solo. Parla di fama, di memoria, di quella forza collettiva che a volte imprigiona invece di proteggere. Parla della fatica di andare avanti quando il mondo intorno pretende di tenerti ancorato a un'immagine, a una fotografia che non smette di brillare anche quando la vita è già oltre quel fotogramma. Bar, la sua compagna ed Elchin sembrano muoversi in un triangolo fatto di sentimenti passati e pressioni attuali, tre strade che si incrociano e continuano a influenzarsi anche quando ciascuna vorrebbe scorrere parallela e tranquilla. Di recente, a chi gli ha chiesto se tutto questo rumore lo avesse fatto vacillare,
Bar ha risposto con una frase breve, ma dal peso specifico enorme. Amare e rispettare significa anche sapere quando lasciare andare. Un messaggio che suona come un invito universale, una lezione che non punta il dito contro nessuno, ma suggerisce a tutti un respiro più lungo. A volte la pace non nasce dall'aggrapparsi, ma dall'accettare che ogni stagione merita il suo silenzio e il suo orizzonte. Forse è questo che, in fondo, cercano tutti i protagonisti di questa storia: la libertà di essere se stessi senza dover dimostrare o replicare ciò che è stato. Il pubblico, naturalmente, continuerà a sperare, discutere, schierarsi. Ma la vita reale chiede altro: equilibrio, discrezione, coraggio. Noi continueremo a seguire questa vicenda, ascoltando i sussurri e i silenzi, lontani dai giudizi facili e vicini alle emozioni autentiche. Grazie per essere stati con noi. Se vi è piaciuto questo racconto, iscrivetevi a Segreti Turchi, lasciate un commento e condividete le vostre sensazioni. Secondo voi, i confronti sono davvero inevitabili, o è arrivato il momento di lasciare che alcune storie restino dove sono nate, in un passato che si può ricordare con affetto, senza pretendere di riviverlo?